Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su Microsoft Planner in cui andremo a sviluppare delle ulteriori funzionalità del nostro piano per svolgere al meglio l'organizzazione e la gestione del nostro evento congressuale. E come al solito io parto dal mio piano Planner per realizzare il corso dove mi sono appuntato questa attività che è quella di inserimento di ulteriori link per reperire al meglio tutti gli oggetti che ci servono per lavorare. E ne abbiamo già inseriti alcuni, alcune integrazioni sono state fatte di default da Office 365, altre le abbiamo fatte noi e in questo caso io mi sono fatto un giro su tutto il lavoro che abbiamo svolto fino a questo momento per individuare dei link ulteriori da inserire e me li sono ovviamente appuntati per non dimenticarmi nulla di quello che devo fare. Ovviamente questa non è una lista definitiva perché domani mi potrebbe far comodo inserire altri link, per esempio qui nel menu di SharePoint mi potrebbe far comodo inserire il link diretto non tanto a OneDrive che già c'è, ma a un determinato file di Word, di Excel, di PowerPoint dentro OneDrive perché mi serve molto per lavorare, lo apro spesso e quindi mi potrebbe far comodo avere questo link. Quindi anche questa non sarà una lista definitiva, però sicuramente dopo aver provveduto a fare anche questi collegamenti, il nostro piano planner sarà sicuramente più funzionale, potremo lavorare meglio e quindi organizzare ancora meglio il nostro evento congressuale. Come ho fatto nelle lezioni precedenti, visto che questa è un'attività della fase precongressuale, ho riportato quello che mi sono scritto nel mio piano planner per organizzare il corso all'interno delle attività della fase precongressuale del congresso di cardiologia. E qui sono andato a perfezionare l'argomento che voglio trattare, nel senso che ho elaborato anche una checklist, come ho fatto anche in altri casi, di tutto quello che voglio fare, dove andremo a mettere le spunte pian piano e man mano che faremo tutte queste cose. Quindi cosa mi sono prefisso di fare? Voglio inserire dei link all'interno di SharePoint, di Teams e di OneNote. Riguardo a che cosa? Riguardo agli sway che abbiamo impostato alcune lezioni fa, se ricordi per esempio quello sull'evento congressuale o sul programma accompagnatori, i link ai forms che le persone riempiranno, per esempio le hostess, gli steward, dove ci daranno i loro dati anagrafici, le loro coordinate bancarie per essere pagati, i fornitori per inviarci i loro preventivi. E poi voglio fare un link in tutti questi ambienti anche alla lista SharePoint che ora andrò rapidamente ad aprire riguardante il bilancio dell'evento, quindi la gestione del budget dell'evento. E come detto, ho fatto anche una checklist, andiamo a seguirla passo passo. Quindi innanzitutto apriamo rapidamente questa lista SharePoint, poi nella lezione dedicata a SharePoint la svilupperemo insieme alle altre liste che dovranno combaciare con i form di Forms, perché poi con una funzione di Power Automate faremo in modo che quando una persona riempie il form in Forms i dati vadano automaticamente nella lista SharePoint, quindi per esempio ci ritroveremo tutti i dati in riga come su Excel delle nostre hostess, dei nostri steward o di altri tipi di collaboratori dell'evento. Quindi la prima cosa da fare è quella di andare su SharePoint, ovviamente sul sito che è legato al piano Cardiology Congress, cliccare su nuovo e cliccare su elenco. Scegliamo un elenco vuoto, quindi bilancio dell'evento, qui semplicemente scriviamo description e andiamo a cliccare su crea. A questo punto SharePoint crea questo elenco e per il momento noi andiamo semplicemente a inserire due categorie, il costo e l'importo per non tenere vuoto questo elenco. E quindi come puoi vedere, prima di fare questa cosa,
siccome io ho lasciato la spunta di mettere questo elenco SharePoint subito nel menu di SharePoint, lui ce lo ha già messo, quindi non ci sarà bisogno di fare questo collegamento come dopo faremo per altre cose, lo ha già messo qui. E quindi domani, anche se ci trovassimo nella home page di SharePoint, potremmo rapidamente raggiungere questo elenco SharePoint, così come altri elenchi. Quindi andiamo a inserire queste due voci, quindi clicchiamo qui su questo ingranaggio, impostazioni elenco, e qui andiamo a creare dei campi come si fa in un database di Access o in una riga di Excel. Clicchiamo su crea colonna, quindi qui costo, diciamo che deve essere una riga di testo, qui dentro scriveremo del testo, per esempio scriveremo il costo del personale, il costo delle aziende di trasporto e altri tipi di costo. Qui potremo inserire una descrizione, eh, cosa da fare quando si vanno a costruire degli elenchi complessi. Ora in questo caso non ce n'è nemmeno bisogno. Quindi diciamo che quando apriamo una riga di questo elenco, qui ci dobbiamo scrivere qualcosa e quindi possiamo andare a cliccare su OK. Torniamo al nostro elenco, ora vedremo che è stata creata la voce costo, quindi il campo costo. Andiamo ad aggiungere l'importo, quindi impostazioni elenco, crea colonna. Qui sceglieremo valuta, quindi importo. Qui potremo sempre scrivere la descrizione. Qui mettiamo anche in questo caso il campo come obbligatorio. Questo è il formato, ci va bene, oppure possiamo scegliere altri formati per altre valute, quello che vogliamo, e andiamo a cliccare su OK. Torniamo all'elenco e qui, se domani vogliamo inserire qualcosa, cliccheremo su nuovo e qui andremo a inserire le nostre voci di costo per fare il bilancio dell'elenco. Ora che questo elenco l'ho creato, come detto, non mi servirà qui in SharePoint perché lo ha già messo lui, ma mi vado subito ad appuntare anche questo link del budget perché lo voglio mettere da altre parti, come ho detto, perché voglio raggiungere facilmente anche da altre applicazioni molto rapidamente la lista SharePoint dove gestisco il bilancio dell'evento. Questo quindi lo abbiamo fatto e andiamo a mettere la spunta nella voce relativa della checklist. Ovviamente per procedere in maniera ordinata, man mano che si fanno le cose, si spuntano le voci della checklist. Ora io non voglio certo annoiarti con la creazione di tutti questi link, che è un'attività assolutamente ripetitiva. Ti farò vedere come si inserisce un link nel menu di SharePoint, uno in quello di Teams e uno in OneNote. Poi a telecamera spenta, come ho già fatto in altre occasioni, andrò a creare tutti gli altri link perché poi nel prosieguo del corso ci serviranno. Mi è venuto anche in mente di inserire il link alla lista SharePoint del bilancio dell'evento anche in quest'altra attività della fase precongressuale dove sono elencate tutte le attività della fase precongressuale e lo incolliamo qui sotto alla voce redazione del bilancio preventivo. Quindi torniamo alla nostra lista di link e andiamo a creare un link in SharePoint. Prendiamo questo sul programma accompagnatori, andiamo in SharePoint. Come si fa qui a creare un link nel menu? Si clicca su modifica, ci si posiziona qui finché non compare questo segno più, si apre questa finestra, si incolla il display name che magari possiamo anche accorciare così lo vediamo meglio qui nel menu. Torniamo di qua, prendiamo il link a questo Sway, torniamo in SharePoint, incolliamo il link e clicchiamo su OK. A questo punto clicchiamo su salva
e abbiamo la voce nel menu e da qui possiamo raggiungere direttamente lo Sway relativo al programma accompagnatori. Facciamo la stessa cosa anche su Teams, prendiamo uno Sway, il programma della serata di gala, andiamo in Teams, clicchiamo su più, qui non c'è un connettore diretto per Sway, come vedi per Forms poi ci sarà e lo vedremo, quindi clicchiamo qui su Web, questo sarà il display name e poi torniamo di qua a prendere il link allo Sway del programma della serata di gala e incolliamo qui il link. A questo punto clicchiamo su salva e a questo punto potremo gestire lo Sway anche direttamente da Teams. Mentre dicevo, per quanto riguarda Forms c'è direttamente un connettore, quindi facciamo il link anche di Forms in questo caso, facciamolo al form del questionario di Customer Satisfaction, torniamo in Teams, andiamo su più, clicchiamo su Form, ora io per abitudine sono andato a prendere il link ma vedremo che qui non ci serve perché qui possiamo aggiungere un form esistente e noi sceglieremo il questionario di Customer Satisfaction e poi anche tutti gli altri. Clicchiamo su salva e adesso anche il questionario di Customer Satisfaction potrà essere gestito direttamente da Teams. E poi facciamo un link anche in OneNote, quindi prendiamo il link del bilancio preventivo, andiamo in OneNote, redazione del bilancio preventivo, ci scriviamo link SharePoint list e incolliamo qui il link al bilancio preventivo. Quindi, come hai potuto vedere, con questa operazione siamo andati a potenziare le funzionalità di gestione del nostro piano, quindi lavoreremo ancora meglio e come detto questa non è un'attività definitiva perché come ho già detto all'inizio della lezione mi potrebbe venire in mente di creare altri link, di creare un link direttamente a un determinato file dentro OneDrive o a una cartella specifica dentro OneDrive perché mi serve di utilizzarla molto rapidamente oppure quel file lo apro di frequente quindi mi serve per esempio averlo in SharePoint direttamente perché ne possa fruire molto rapidamente oppure mi potrebbe far comodo averlo anche qui nella lista dei link in Teams. Quindi torniamo al nostro piano e nella lezione successiva andremo a analizzare quelli che sono i poteri nelle varie applicazioni. Lo faremo in generale, quindi partiremo dal livello primario di autorizzazione da parte dell'amministratore per poi vedere come è strutturato il sistema dei poteri e dei permessi in Office 365. Poi in ciascuna delle singole applicazioni, quando andremo a trattare ciascuna di esse in una sezione che sarà dedicata a ciascuna di esse, approfondiremo anche l'argomento dei poteri e dei permessi. Quindi ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!